Chi di voi ama i tarocchi si sarà imbattuto almeno una volta in questo moderno e iconico mazzo, magari senza saperlo. Sono i The Light Seers Tarot e li andremo a conoscere ed apprezzare dopo la sigla. Attenti di voi avranno notato che durante i miei interattivi o come carta consiglio dell'oroscocarte ho spesso usato questo bellissimo mazzo di tarocchi e magari si saranno chiesti perché non li ha ancora recensiti. Semplice, perché essendo un'autentica esplosione di colori, quale migliore momento per farlo se non l'arrivo della primavera? Prima di cominciare la visione del mazzo vi ricordo che l'ultimo segmento della puntata sarà dedicato allo slideshow dei 22 arcani maggiori a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Finita questa introduzione, cambiamo inquadratura per entrare nel vivo della puntata. Seguitemi! Ciao di nuovo a tutti, eccoci qui di fronte al nostro bellissimo mazzo che andremo a vedere, ma prima di tutto andiamo a vedere le caratteristiche generali partendo proprio da questa confezione abbastanza resistente, non so se si può notare, facile anche da aprire perché come vedete ci sono queste aperture qui che facilitano proprio l'uscita. E poi ovviamente mi piace molto, a parte diciamo i colori e poi ovviamente questa imitazione, no? Di questo legno, di queste venature qui, ovviamente tutto colorato in questo verde azzurro, molto bello. Allora, questa è diciamo, una confezione dove troverete proprio nel retro della parte superiore un messaggio dell'autrice e della creatrice di questo mazzo qui, appunto Kristen. Ve lo traduco diciamo così al meglio possibile. Letteralmente inizia così proprio, e nel grigio che seguiamo, grigio credo che voglia intendere la tristezza, la malinconia, no? Il grigiore magari di quello che viviamo e quello che è diciamo, il nostro vivere quotidiano. E quindi nel grigio che seguiamo come mille stelle tremolanti, e lì in una cavità illuminata dal sole perdiamo e troviamo ciò che è nostro. Molto bello questo messaggio, proprio quasi come fosse una dedica. Poi ulteriormente c'è scritto: caro veggente di luci e ombre, che questo mazzo ti aiuti a trovare ciò che è tuo, e la firma. Quindi bellissimo questa idea qui di inserire questo messaggio proprio per noi. Abbiamo questo bel libricino piccolo e sostanzioso, però da quello che vedo. Una cosa che ci tenevo a dire, ve lo dico molto brevemente: io ho conosciuto queste carte un po' tardi rispetto a tutto quello che c'è stato dietro e all'inizio. Questa è una versione del mazzo successiva, perché è nato come versione indipendente, quindi tramite progetto Kickstarter, poi è passato alla produzione di massa. Ho notato, perché sono andata a vedere un pochettino per mia curiosità, che diciamo, le differenze di questo mazzo, no? Proprio poi le andremo a vedere, sono eh, mh, pochissime, quindi sono magari nell'intensità dei colori, potete anche andare a vedere voi per curiosità, e quindi non ci sono sostanziali differenze. Nella confezione è molto più grande, il libro
è molto più grande rispetto a questo qui. Però insomma fondamentalmente so che ci sono state delle beghe anche riguardo alla produzione stessa, perché le carte addirittura erano diverse, la qualità non era così tanto soddisfacente, quindi ci sono state delle situazioni, diciamo, spiacevoli in tal senso. Diciamo, io ho una versione, diciamo, successiva, ovviamente quella migliore possibile. E quindi cioè, quello che vi voglio dire, insomma, è una storia abbastanza interessante dal progetto iniziale per raggiungere poi a questa versione qui che è del 2019. È in inglese, quindi cioè, se avete qualche difficoltà vi consiglio di andare a vedere, lo troviamo qui, tutta diciamo, la versione totale, quindi anche cose aggiuntive che non troverete proprio in questo libricino, nel sito ufficiale proprio lightseerstarot.com, dove troverete proprio tutto, e ovviamente se ci andate tramite Google vi farà automaticamente la traduzione, quindi non avrete nessun problema. Nel libricino quindi sì, c'è abbastanza diciamo piacevole, bello, perché trovate di ogni carta i significati luce, i significati ombra, un piccolo, diciamo, con la descrizione della carta stessa, e questo messaggio affermazione che vi fa entrare meglio nel significato proprio di ogni carta. Quindi è tutto così. L'inizio è interessante, trovate ovviamente delle indicazioni su come utilizzare questo mazzo qui. Qui suggerisce anche il fatto di appunto leggere sia il dritto che il rovescio. Ovviamente potete farlo e non farlo. Io di solito non leggo le carte al rovescio, però voi potete appunto farlo, e infatti queste carte l'autrice stessa lo suggerisce, infatti è per questo che fa la differenza tra light e shadow, che appunto è luce e ombra. Quindi indicazioni, suggerimenti su come approcciarsi al mazzo stesso, diciamo, delle domande da porre, da porsi, metodi consigliati dall'autrice stessa. Quindi qui trovate proprio quelli più semplici, da 1, 2, 3 carte, 4, no? 3. È molto interessante. Allora, io direi che questo lo possiamo mettere da parte e per andare a vedere in senso anche fisico proprio tutto il mazzo. Allora, la qualità a me sembra abbastanza buona rispetto a tanti altri mazzi, tipo quelli dello Scarabeo o altri della US Games. Questa è prodotto dalla A-House. Cioè è bello consistente, no? Bello anche diciamo duro, no? Rispetto ad altri cartoncini. La qualità quindi mi sembra abbastanza buona, se non ottima. E non è quel lucido fastidioso, quindi anche questa è una nota a favore. È più spesso, il cartoncino è più spesso, quindi fa sì purtroppo che il mazzo sia più grande. La misura della carta stessa è esattamente 12 cm per 7, e se non sbaglio lo spessore proprio totale di tutto il mazzo è di questo di 3 cm e 6 circa. Quindi per delle mani piccole come le mie è un po' difficile, però vi posso assicurare che si mischiano abbastanza diciamo facilmente se uno si impegna un pochettino. Se ve lo dico proprio io che ho le mani piccole, non c'è nessun problema. Si presta a vari tipi di
di possibilità, no, per mischiarle in pratica. Io tendo ad usare un tipo, vabbè, magari ve lo faccio vedere così faccio prima, perché non voglio rovinare le carte, cioè se voi invece tendete proprio a fare un certo tipo, no, cioè, io non lo so, lo trovo un po', tra virgolette, passatemi il termine, un po' violento, perché poi è più facile che tutti i bordi si rovinino molto più facilmente, invece così per me si va anche a preservare. Come potete vedere, adesso non lo so se si può vedere, sono leggermente rovinate. Questi sono uno dei mazzi che uso di più, quindi veramente questo vuol dire che il come vengono mischiate possa anche aiutare a preservarle più a lungo nel tempo possibile. Diciamo, un'altra cosa diciamo, che vi volevo dire, ovviamente per chi non l'ha mai visto, ma credo che sia impossibile perché è uno dei mazzi più conosciuti quindi cioè, è normale e scontato che sono proprio bellissime graficamente, nei colori, diciamo questi colori così, queste tonalità accese. È un mazzo adatto, io dico a tutti. Dico a tutti perché in pratica si tratta di un mazzo che può leggere un neofita e anche per chi è più esperto. Ma adesso passiamo proprio alla visione del mazzo stesso, diciamo, e cominciamo subito con gli arcani in modo tale che voi possiate rendervi conto di che tipo di mazzo è. Ed ecco a voi gli arcani maggiori. Qui potete vedere tutti i 22 maggiori nella loro bellezza. Diciamo, io consiglio sempre quando si ha a che fare con un mazzo nuovo di adottare questo metodo qui, dove avete proprio una visuale completa di tutte le carte, ovviamente di farlo prima per i 22 maggiori e poi anche con quelli minori, infatti poi li vedremo dopo, quindi di lasciare il nostro matto da parte e poi a scorrere tutte le, diciamo, le altre carte. È utile sì per avere una visione completa, per vedere anche un po', diciamo, alcune scelte che sono state proposte, in questo caso da Chris N, che è l'autrice, e poi anche diciamo, per rendervi conto eventualmente se conoscete altri mazzi diciamo, le differenze e le similitudini, no? Quindi qui è ovvio che ci troviamo di fronte a un mazzo di tipo Wade-Smith e questo perché diciamo, lo vediamo appunto dal fatto che la forza sia al numero 8 e ovviamente all'11 c'è la giustizia. Se volete capire queste differenze io diciamo, vi rimando a vedere sempre nei video della Taroteca, proprio i primi che ho fatto dove vado a spiegare un po' queste differenze tra le varie tipologie di mazzi. Ovviamente se voi già seguite questa corrente inglese, per voi sarà più facile approcciarvi a queste carte. Sicuramente è un tipo di mazzo molto particolare, bellissimo, sia perché a colpo d'occhio già vi rendete conto della vivacità dei colori, vi rendete conto anche che le stesse figure che vengono rappresentate in ogni singola carta sono molto contemporanee, quindi lasciano un po' quello che è la struttura grafica un po' datata o antica. Quindi, cioè, se voi ci tenete a quell'aspetto classico, allora effettivamente questo non è che faccia proprio al caso vostro. Se invece amate proprio questa esplosione di colori, proprio la contemporaneità, il fatto che sono molto intuitivi, quindi
Io onestamente sento di consigliarlo anche magari a chi non conosce proprio quelli originali e quindi anche a un neofita, però diciamo l'importante è che ehm, poi studi ben bene insomma tutti gli archetipi e tutte le simbologie che ci sono dietro, però quello che dico io con una buona conoscenza della simbologia, anche magari perché no, del significato dei colori, perché essendo molto impregnato, no? E quindi dove ci sono tutti questi colori si prestano anche ad essere letti in una chiave del genere, cosa che appunto faccio io, ecco perché li adoro tantissimo. Questi, adoro proprio queste carte e questo mazzo qui. Un'altra cosa che mi viene da dire è che è un mazzo molto spirituale, adatto alla crescita personale, lo avete visto, l'abbiamo visto all'inizio con i messaggi che ci dà l'autrice, lo vedrete nel libricino stesso, proprio perché vuole che noi facciamo un percorso molto, molto personale e di crescita interiore e poi ovviamente anche esteriore, proprio per migliorare la nostra vita in totale. Allora, direi che più o meno, insomma, rispecchia ehm, i canoni, diciamo, classici, anche se in tante carte ci sono proprio delle sostanziali differenze, e diciamo, io sono anche contenta di questo, perché diciamo, la prima cosa che avevo notato era proprio che ho sempre ehm, avuto un po', diciamo, difficoltà con la carta del Papa, diciamo, vederla con questo uomo con queste gambe un po' diciamo, incrociate, un po' così. È molto, diciamo, più bello, è molto più positiva rispetto alla rigidità che, diciamo, di solito ho trovato proprio nella figura classica, però ci sta, ma ha un significato che appunto ci porta a questa carta stessa, cioè del fatto di essere un collegamento, no? Un ponte. Ehm, allora, cioè, cioè, ci sta proprio come è stato rappresentato effettivamente. Poi un'altra cosa che mi viene da dire, oltre ai colori che abbiamo detto, già ridetto, e ripeterò sempre, è proprio il fatto che alcuni elementi non sono inseriti oppure sono inseriti in un modo diverso. Per esempio, da notare nel mago che non vediamo appunto la bacchetta, non vediamo la spada, il pentacolo e diciamo la coppa, ma vediamo rappresentati adesso, non so se si vede esattamente in questi fasci che provengono da questa pozza colorata, diciamo così, si vedono questi i simboli dei quattro elementi, quindi aria, fuoco, terra e acqua. E poi c'è un'altra cosa che mi piace tantissimo perché sprizzano energia, vivacità e movimento. Una cosa che ho notato anche nella carta del carro, quest'uomo che proprio non solo è già partito ed è pronto, ma è proprio pronto ad affrontare le nuove sfide. Un'altra carta fighissima, oltre a questa me ne presento un'altra che è anche molto bella, è la carta degli amanti. Proprio qui ci sono, cioè l'unione, si nota tantissimo l'unione tra i due elementi diversi che ovviamente sono rappresentati da queste due sia diciamo culture, due uomo e donna ovviamente appartenenti a culture etniche anche diverse, no? Lei è bianca, lui è di colore. Tante altre cose, cioè, ci sarebbe da dire veramente tante e forse troppe cose, proprio a partire anche dal matto stesso che lei compie questo atto di fede, no? Buttandosi addirittura di spalle, che è una cosa difficilissima da fare ovviamente, però sa che
per iniziare questo nuovo percorso lo deve affrontare buttandosi senza aver paura, ma lei ha comunque la protezione di questa gemma e del bastone stesso. Un'altra figura interessante, cioè, mi piacciono tutte ovviamente perché sono state rappresentate alcune abbastanza fedelmente, altre come già abbiamo potuto notare sono diverse dall'iconografia classica dei Waite Smith ovviamente. È il diavolo che nella stessa dicitura, no, del titoletto qui c'è morte e rinascita, quindi già vi fa capire quanto sia importante questa carta, che non venga letta solo in quanto morte e passaggio, ma che nel passaggio stesso ci sia appunto la rinascita, l'appeso stesso, no? Quindi che questa posizione può sembrare scomoda, ma è solo una prospettiva diversa proprio per aiutarsi a tuffarsi in nuove conoscenze. Infatti qui, se non sbaglio, ci sono proprio rappresentate delle rune che troveremo spesso. Non solo, ci sono tanti richiami a altre, diciamo, simbologie come i mandala, le rune stesse, gli elementi, in genere quindi della geometria sacra. Eccola, questa è un'altra favolosa, il diavolo, perché noi siamo abituati a vederlo, a vedere questa figura quasi terrificante, no? E invece qui sottolinea proprio la seduzione, la tentazione, e attenzione però che tutto ciò ovviamente porta ad imprigionarsi. E quindi, cioè, è vero, sembra proprio bellissima perché c'è questo strafigo rappresentato, questo uomo molto carino e seducente, che però, attenzione, attenzione, che le cose, forse quelle che possono sembrare le più belle, invece possono imprigionare. La torre, quindi questo albero che viene colpito. La stella non ne parliamo, la stella è una forse delle carte più belle. La stella e la luna sono, diciamo, le mie preferite in tutti i mazzi, ovviamente già come carte, però la luna in questo modo, che si vede proprio questa fanciulla nella profondità, no? Di queste acque qui. Allora, io vi do ovviamente la possibilità di osservarle molto molto attentamente, quindi potete anche in questo momento, diciamo, bloccare l'immagine e vederle come volete, no? Prendervi tutto appunto il tempo per vederle. Per me è un mazzo consigliatissimo, che se magari non lo volete proprio usare, comunque da tenere come collezione, fa la sua bella bella figura. E adesso passiamo agli arcani minori e cominciamo subito con le coppe. Ed ecco a voi le coppe. Siamo qui di fronte a quelle che rappresentano l'elemento acqua. Sono bellissime anche queste carte. Non so, vabbè, avete potuto già vedere, diciamo, dall'inizio, quando avevo tutto il mazzo, diciamo, non so, quindi non mi ero soffermata effettivamente a farvi vedere bene il retro. Il retro, e ovviamente i bordi, l'avete già notato, sono smussati, quindi bellissimo. Un'altra cosa che magari appunto non vi avevo detto, che io, come vedete, io ho lasciato i bordi in questo modo, nature. Invece ho visto che molti tendono a colorarlo, alcuni addirittura di verde, come lo era effettivamente il mazzo in origine.
voi potete farlo, potete personalizzarlo anche in questo modo. Io al momento lo lascio così, poi magari aspetto che si rovinino un pochettino prima di fare questa pratica qui. È ovvio che magari vi consiglio, se proprio volete, di farlo appunto del verde, verde smeraldo, oppure quello che sarebbe stato proprio quello originale. O magari io dico, quando diciamo, lo farò, mi piacerebbe farlo color argento, che si distacca anche da questo dorso così importante, così scuro. E argento, non so, mi piace anche perché diciamo, è legato alla, diciamo, alla profondità, alla spiritualità e appunto alla crescita del personale, che appunto è proprio la missione di questo mazzo stesso. Quindi diciamo, questa è una piccola divagazione, ritorniamo alle nostre belle coppe. Una cosa diciamo che c'è da dire, che magari appunto potete notarla, che non in tutte le carte vengono effettivamente rappresentate diciamo, il numero di coppe corrispondente ovviamente alla carta stessa, come per esempio nel 3 di coppe. Cioè lo potete riconoscere ovviamente sia dal fatto che vabbè c'è scritto e sia perché rappresenta in un modo abbastanza fedele quello dei Waite-Smith, quindi se conoscete quel mazzo lì non avete assolutamente difficoltà a riconoscere il 3 di coppe. Per altre, ecco, può sembrare che 8 di coppe, ma le 8 di coppe dove sono? Probabilmente sono qui immerse, no? Quindi si può notare diciamo, leggermente, però effettivamente non sono così tanto evidenti come nelle altre carte, insomma, come potete vedere. Quindi diciamo, ripeto, nella maggior parte vengono proprio rispettati, no? Quelli che è il mazzo classico, quindi l'iconografia classica, però ovviamente Wade Smith mi riferisco, però ci sono quegli spunti, quelle cose diciamo in più diverse che mi piacciono molto, perché ovviamente si avvicinano molto di più al nostro mondo contemporaneo, e quindi va a soddisfare tante altre cose che magari all'epoca non c'erano, come diciamo, ad esempio lo vedremo nelle altre carte di corte. Qui diciamo, c'è il fante, e dall'altra parte invece vedremo una donna al posto del fante stesso, e invece qui c'è uomo, uomo, donna, ovviamente il re anche uomo, nelle coppe. È bellissima questo 6, bello anche diciamo, il 2, lei riprende, vedo che l'autrice riprende spesso il motivo dell'arcobaleno, no? Quindi anche qui c'è questo fascio che diciamo fuoriesce da questa coppa qui. È proprio un mazzo, diciamo, secondo me, come vi consiglio io, da prendere così e lasciarvi proprio coinvolgere da ogni singola carta. Potete appunto fare i riferimenti con quelli che già conoscete, però diciamo, ripeto, secondo me anche un neofita che ha una buona, diciamo, conoscenza può riuscire, diciamo, tranquillamente a trarre degli spunti interessanti. Però ovviamente consiglio sempre di andare a studiare quelli che sono ovviamente i significati tradizionali. Questo è poco ma sicuro, quindi è sempre da dire una cosa del genere. Adesso potete anche in questo momento fermare l'immagine, così da poter avere una visione completa anche su questi arcani minori delle coppe. E adesso proseguiamo il percorso con i pentacoli. Eccoci qui di fronte ai pentacoli o denari, come volete chiamarli, è lo stesso. Ovviamente sono bellissimi anche questi. Cioè, le carte che mi hanno colpita di più ovviamente sono
lasso, ma è proprio bella l'idea delle radici, no? Che appunto fuoriescono da questo grande pentacolo. Simpatica ovviamente la signorina qui nelle due, dove lei diciamo oscilla, no? Tra quello che ha davanti a sé, diciamo, nella sua borsetta e quello che ipoteticamente, no? Insomma, è rappresentata da quest'altra sfera quasi alle sue spalle. Il 3 è abbastanza classico, ovviamente qualche piccola differenza, anche il 4, no? Con questa donna che protegge i suoi averi. Interessante anche questo 5 di coppe, dove appunto si vede la disperazione e la chiusura, no? Per la mancanza di qualcosa, però insomma, se solo alzasse un po' quella testolina probabilmente vedrebbe la soluzione qui vicino a lei e la chiave che potrebbe aprire questa porta. Però infatti diciamo è ottima, è bella la rappresentazione proprio perché a volte ci si lascia diciamo deprimere, rattristare ed essere infelici e magari non ci si dà l'opportunità di trovare diciamo delle soluzioni per poterne uscire. Bello anche questo 6 di coppe, questo 6 di denari, come potete vedere rappresenta proprio in pieno l'azione dello scambio. Cioè sono tutte belle, quindi andandole a vedere una per una potete sicuramente prendere anche nota, no? Per conto vostro, ovviamente oltre ai significati tradizionali trovare anche magari qualcosa di vostro, molto personale, quindi consiglio sempre di avere il vostro diariuccio dove andate ad annotare ogni cosa che magari in quel momento vi sta dicendo la carta che state osservando. Sono ovviamente tutte belle, come vi ho detto, la maggior parte rappresentano in pieno, in modo diciamo ovviamente diverso, però in pieno diciamo, la tradizione, quella di Wade Smith. E qui ecco, diciamo, era quello che vi dicevo io effettivamente, quindi che prima abbiamo visto il fante uomo, invece qui vediamo, vabbè, qui lo chiama paggio, giustamente, il paggio che è una donna, sì, si può dire che comunque sia una donna. Infatti, diciamo, lo andremo a vedere anche in altre circostanze. Non lo so, sono tutte belle, diciamo, mi starei a dilungare troppo effettivamente, invece poi non lo so, vi farei perdere diciamo, troppo tempo. E io vi consiglio magari per fare le vostre considerazioni, per vederle attentamente, potete fermare diciamo, in questo momento, così avete una chiara visione di quelle che sono anche i pentacoli o denari. Adesso passiamo al gruppo successivo e quindi ai bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni e quindi siamo nell'elemento fuoco, che direi che è rappresentato benissimo perché la maggior parte, come potete vedere, hanno proprio i colori del fuoco, il giallo, arancio, insomma, rosso, quindi anche questi sono abbastanza accesi. Ovviamente tutte le carte, come avete già potuto vedere. Però diciamo, mi riallaccio un po' a quello che abbiamo già visto, che non sempre in tutte le carte è facile, no, individuare quanti bastoni ci sono, però io sinceramente non ho riscontrato nessuna difficoltà in questa cosa, perché basta leggere la notina, diciamo sotto, cioè sia il numero che appunto il riferimento del seme stesso, quindi no. Poi, come ho detto già tante volte, è facile individuare, soprattutto se già conoscete, se già avete conoscenza, no, di altri mazzi in questo, diciamo, nello stile Wade Smith. Poi diciamo sì,
difficoltà che magari ho sentito dire, diciamo, da altri, non le ho riscontrate effettivamente. Poi, diciamo, è ovvio che ognuno, insomma, ha la propria sensibilità. Diciamo, l'unica nota che posso fare è che se voi siete tradizionalisti, cioè posso capire che magari un mazzo del genere che effettivamente tende, no, alla New Age, può essere un po' eccessivo, no? Quindi, cioè, questo lo capisco perfettamente e questi video effettivamente servono anche a far sì che appunto voi possiate vederli nella propria interezza e decidere se compiere questo mazzo, questo passo di comprare questo mazzo appunto. Io dico di sì perché per il rapporto qualità-prezzo effettivamente sia proprio la qualità del mazzo stesso, delle carte, del cofanetto, cioè ma proprio di tutto, tutto insieme vale la pena, non costa neanche tantissimo. Ovviamente quello di riproduzione di massa, quello originale, insomma, la versione indipendente, non so se riuscite neanche a trovarlo, se riuscite a trovarlo in giro, credo che abbia delle cifre un po' spropositate adesso. E ovvio, diciamo, anche qui, insomma, adesso per ritornare e riallacciarmi a quello che avevamo notato anche nei semi precedenti, come potete vedere, qui invece abbiamo il paggio e anche il cavaliere, che è una donna effettivamente. Quindi qui abbiamo tre figure femminili, cosa che solitamente il cavaliere è uomo. Quindi vedo che c'è anche, diciamo, non solo a livello etnico, quindi troviamo tante varie, diciamo, culture di tutti i tipi e quindi troviamo anche questa, diciamo, differenza nelle carte di corte. Qui insomma le carte che mi hanno, diciamo, colpita di più ovviamente sono, diciamo, questo 10 sì, questo 10 di bastoni insomma, ma proprio perché è rappresenta molto molto bene, no? Proprio questa discesa, no? Che sta andando via. E la gioia, non lo so, proprio sprizzano energia da tutti i pori, anche questo 4 di bastoni, no? Dove si accingono a prepararsi, no? A festeggiare, no? Ad andare a questa festa che probabilmente ci sarà in questo tendone qui, diciamo, non solo, bella anche di questa surfista che sta appunto, diciamo, pianificando, pensando proprio di andare a domare queste onde, perché no? Quindi non lo so, è proprio bello, proprio da studiare, da valutare, da utilizzare sicuramente perché è molto intuitivo. Anche in questo momento potete fermare proprio per avere la visione completa e prendervi ovviamente tutto il tempo che desiderate per farlo. E adesso continuiamo con l'ultimo seme, quello delle spade. Andiamo a concludere adesso con il seme di spade legato all'elemento aria e qui già notiamo una notevole differenza rispetto all'esplosione dei colori che abbiamo avuto nelle altre carte, negli altri semi. E qui tendenzialmente potete vedere questo grigio, azzurro, verde, però c'è anche del giallo effettivamente, è ovvio che è collegato un po' ehm, sia diciamo, al colore proprio dell'elemento aria e sia alla lucidità mentale che effettivamente può esserci un po' appunto nell'asso di spade e soprattutto nel nostro paggio che come potete vedere appunto qui è una femminuccia. Questa è quella più simpatica di tutte proprio perché diciamo lei che si lascia
guidare, no? Dalle sue idee, dallo studio, no? Che sta compiendo, quindi questa è anche insomma, abbastanza positiva e molto bella come carta, appunto, molto simpatica. Una carta che è diversa da quella che è appunto l'iconografia classica, è proprio quella tradizionale, è proprio il 10 di spade, che se avete fatto caso, insomma già magari lo sapete, è rappresentato da una figura trafitta da tante spade, però in questo caso, cioè, secondo me ci sta perché ovviamente in una chiave più moderna si tende a leggere il 10 di spade come la fine di un periodo doloroso, quindi in quel caso lì è come se diciamo in quella della tradizione vedessi proprio il pieno, no? Il pieno della fase dolorosa, invece adesso si tende a leggerla come una carta che invece si va a chiudere, no? Questa fase qui e quindi è molto positiva, anche perché effettivamente con la presenza di questi corvi sopra di lei è ovvio che si capisce che non è proprio del tutto finito, ma ci sono ancora gli strascichi che lei si porta comunque dietro e sopra di sé. Non so, per me è molto affascinante questa tipologia, no, questa rappresentazione qui del 10 di spade. Poi le altre, insomma, abbastanza chiaro, quindi si rifanno diciamo, fedelmente, diciamo, tra virgolette, a quelle tradizionali. È bello anche il 2 come è stato effettivamente rappresentato, perché qui, come vi ho detto altre volte, in alcune carte appunto non vedete proprio le spade, l'elemento, quindi non vedete magari il tot bastoni o pentacoli o spade in questo caso, infatti, ma ehm, le vediamo qui. Non lo so, diciamo, non si può, non so se riuscite a vedere, c'è l'intreccio di questi due segni, di questi due simboli che possono appunto richiamare alle due spade incrociate che trovate appunto in altri mazzi. Stessa cosa anche qui mm, effettivamente non le vediamo nel cuore che viene trafitto, ma le vediamo come tatuaggio sul braccio della signorina che sta soffrendo. Quindi questa, non lo so, anche questa è una carta che proprio è stata rappresentata in pieno, il dolore, insomma, la sofferenza, proprio il momento, no? In cui si subisce una determinata cosa. Quindi bella anche questa. Lo stop, il blocco, il momento diciamo, di pausa del 4 di spade, diciamo, non ne parliamo insomma anche del 5 che si vede proprio tutto il rammarico di quest'uomo, no? Di aver perso qualcosa o di aver sbagliato, no? Chissà che cosa e poi insomma tutto il resto sono tutte belle, quindi rischio di dilungarmi. Ovviamente c'è una costante che potete vedere un po' in quasi tutte le carte, proprio la presenza di questi corvi, no? Quindi li potete vedere. Qui sono uccellini diversi e ci sta anche come significato perché si distacca un po' da tutte le altre. Qui sembra quasi che là questa barca sia proprio trascinata da questi corvi, insomma. Quindi anche questo come significato insomma, è un po' tra virgolette diciamo diverso dal solito. È bello, molto attivo, una cosa che ho riscontrato anche in altre carte che proprio dal tipo di postura, di posizione, no, in cui si trovano proprio i personaggi indicano proprio il movimento, o la stasi, o il movimento, o la sofferenza, quindi c'è una rappresentazione secondo me molto attenta e molto accurata di queste cose qui.
E quindi che dire, bello anche l'otto. Vi dico questo e poi, poi vi lascio perché questa è anche una delle carte belle, secondo me, per come sono state rappresentate, perché ovviamente nei significati l'otto, ovviamente diciamo, noi abbiamo una visione diversa di noi stessi e qui c'è infatti diciamo, la proiezione di quello che in realtà c'è all'interno di noi e quindi noi a volte non ci rendiamo conto di quello che abbiamo dentro e di come ci sentiamo e tendiamo a rappresentare una parte di noi che effettivamente non è così. Ok, diciamo, io ho detto tutto, quindi anche in questa occasione qui vi invito a fermare proprio in questo momento per avere una visione totale anche delle spade. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere nei commenti, trovate anche altre recensioni, poi se ne aggiungeranno altre successivamente sul mio canale. E poi magari se, cioè, se siete già iscritti, ovviamente già sapete e troverete proprio sul mio canale la programmazione e tutto quello che appunto faccio tra oroscopo carte, le previsioni settimanali e i vari interattivi, quindi buttateci un occhio e poi se volete potete anche seguirmi su Instagram, su Telegram e Facebook dove ogni giorno faccio delle cosine interessanti anche lì. Se avete bisogno di informazioni, se volete prenotare il vostro consulto, potete contattarmi tramite mail, anche Messenger e Telegram. Trovate ovviamente tutti i link in descrizione a questo video e anche al canale stesso. Io vi ringrazio per avermi seguita e alla prossima puntata con la mia taroteca. Ciao!